Queste pietre hanno visto la nascita di uno dei più grandi oratori della storia romana, Marco Tullio Cicerone, che è nato il 3 gennaio del 1106. Ha vissuto una vita straordinaria, una vita che però si è conclusa in modo cruento, in modo misterioso. Roma, un impero di potere, oratoria e intrighi. E nel cuore di questa grandezza un uomo, Marco Tullio Cicerone. Un nome che risuona ancora oggi non solo per la sua eloquenza, ma anche per una fine, avvolta nel mistero, ma soprattutto nella brutalità. Ho avuto l'opportunità di camminare per le strade di Arpino, la terra che diede i natali a questo gigante del pensiero, a quest'uomo che ancora oggi insegna a tutti noi a stare al mondo. E immaginare i suoi primi passi, le sue prime riflessioni all'interno di questi luoghi aggiunge un velo, devo dire, di malinconia nella storia che sto per raccontarvi. Perché mi rendo conto che anche elementi più brillanti, più potenti, possono cadere vittime dell'oscurità. L'abbazia di San Domenico è stata costruita dopo l'anno 1000 proprio sopra le rovine dell'antica villa che aveva visto la nascita di Cicerone. Ora, Cicerone era un avvocato, un filosofo, un politico. La sua voce tuonava nel foro romano come nessun'altra per la sua autorevolezza e le sue parole potevano forgiare destini e smascherare congiure. Però ci troviamo in un'epoca di turbolenze, dove spesso le ambizioni personali potevano scontrarsi con la legalità e l'illegalità, e allora anche un uomo come lui poteva diventare un bersaglio. Ed è infatti proprio nei meandri del potere romano che si consumò il dramma della sua fine. Cioè l'uomo che aveva salvato Roma dalla congiura di Catilina, che aveva sfidato Antonio con le sue filippiche, si stava muovendo in un terreno pericolosissimo, in un terreno scivoloso, soprattutto per l'attacco ad Antonio. La Repubblica che tanto amava in quel periodo stava agonizzando, mentre nuovi poteri emergevano da quelle stesse crepe. Infatti, la potenza dei patrizi all'inizio oppresse molto la plebe. Sempre gli uni desideravano dominare sugli altri. Sorsero molte discordie, sedizioni e guerre civili, finché pochi potenti si impadronirono del potere della fazione degli ottimati. Tutti gli altri erano tenuti in conto di schiavi, i cui pericoli e le cui fatiche si riversavano su di loro. Siamo nel 43 a.C. La morte di Cesare aveva lasciato un vuoto di potere. Ottaviano, il giovane erede, Antonio, il fedele generale, e Lepido, il pontefice massimo, si accordarono per spartirsi l'impero. E fu così che nacque il secondo triumvirato, un'alleanza che avrebbe segnato non solo la fine della Repubblica, ma anche molti dei suoi più illustri difensori. Infatti, una delle prime azioni svolte dai triunvi fu proprio quella di redigere delle liste di proscrizione, ovvero di elenchi di nemici da eliminare. Cioè nasceva in questo modo una vera e propria caccia all'uomo. Bastava essere su quella lista per diventare una preda e chiunque poteva consegnare la testa di un proscritto e ricevere tra l'altro in cambio una generosa ricompensa.
La penna che vergò il nome di Cicerone su quella lista fu quella di Marco Antonio. Tra i due infatti c'era un odio profondo, viscerale, che era nato da quando Cicerone aveva attaccato Antonio all'interno delle Filippiche. Questi violentissimi discorsi che Cicerone aveva pronunciato e con i quali aveva attaccato pubblicamente Antonio e lo aveva definito perfino nemico della patria, tra le tante cose, l'avarizia e le tante cose di cui lo aveva accusato. Addirittura si narra che Ottaviano, che pure aveva avuto in Cicerone un alleato, dopo una discussione di 3 giorni cedette alla richiesta di Antonio di porre fine alla vita del grande oratore. La Pax, siglata tra Ottaviano e Antonio, prevede infatti di eliminare i personaggi ostili. Il primo nome su quella lista era proprio quello di Cicerone. Cicerone apprese la notizia della sua condanna nella sua villa di Tuscolo. Lui aveva deciso di trasferirsi in Grecia, che era la patria di molti intellettuali che fuggivano. Fu così che si rifugiò nella sua villa di Formia, dove avrebbe potuto poi imbarcarsi verso la Grecia. E aveva uno stato d'animo profondamente instabile, per come viene descritto. Prima partiva, poi tornava indietro, indeciso un po' se affrontare la morte a Roma o rischiare la fuga. Fu così che provò ad imbarcarsi, ma il mare agitato e la salute un po' cagionevole lo costrinsero a tornare sulla terra. E avrebbe detto, secondo Tito Livio, morirò nella patria che tante volte ho salvato. E arriviamo al 7 dicembre del 43 a.C., l'ultimo giorno in vita di Cicerone. La villa di Formia è silenziosa e i servi sono fedeli fino all'ultimo e addirittura avvertono il padrone dell'arrivo dei soldati che ovviamente vogliono assassinarlo e lo implorano di fuggire. Cicerone viene fatto salire su una lettiga. La sua ultima speranza è quella di raggiungere il mare, ma ovviamente è troppo tardi. La storia infatti racconta di questi sicari inviati da Antonio, guidati dal tribuno militare Erennio e dal centurione Popilio Lenate, un uomo che Cicerone stesso aveva difeso in passato. Si potrebbe dire un'amara ironia del destino. Durante la fuga, quando i passi dei soldati si fecero troppo vicini, Cicerone stesso ordinò ai portatori di fermarsi perché sapeva che era giunta la sua ora. E si dice che guardò i suoi assassini con una dignità che li fece vacillare. Ecco, veterano, se ritieni giusto, colpisci, avrebbe detto allungando il collo fuori dalla lettiga. Erennio, prima di riuscire a decapitarlo, colpì 3 volte e poi tagliò le mani che avevano scritto contro Antonio. Dopodiché la testa e le mani di Cicerone furono portate a Roma e esposte sui rostri, la tribuna del Foro, da cui tante volte aveva parlato lo stesso Cicerone. Antonio ordinò che la lingua fosse trafitta con uno spillone, una specie di vendetta postuma contro quella voce che lo aveva attaccato così tante volte, una specie di trofeo macabro. Così a 63 anni si spense la voce più eloquente di Roma. L'uomo che con le sue parole aveva difeso la Repubblica era caduto insieme ad essa. Eppure, mentre il corpo di Cicerone giaceva mutilato, le sue parole iniziavano il suo viaggio attraverso i secoli. La vita dei morti sta nella memoria dei vivi, aveva scritto.
E oggi, più di 2000 anni dopo, mentre camminiamo tra le pietre che lo videro nascere, la memoria di Cicerone è più viva che mai. La sua voce continua a parlare non più dai rostri del foro, ma dalle pagine dei suoi scritti, testimonianza eterna del potere della parola contro la tirannia della spada. Tra le vallate e il borgo di Arpino ho percepito il legame profondo di Cicerone con la sua terra, un legame che poi è stato spezzato dalla violenza, ma la cui eredità continua a risuonare, silenziosa ma potente, attraverso tutti questi secoli. E la sua storia ci interroga ancora oggi. Qual è il prezzo della verità? E quanto a lungo può una voce, anche la più potente, resistere all'oscurità? È con questa domanda che ti ringrazio per aver visto questo video, spero che ti sia piaciuto. Dimmi come la pensi, in che modo secondo te la verità può risuonare nei secoli, le parole dei grandi uomini possono risuonare nei secoli nonostante le ingiustizie. Se ti va, fammelo sapere, condividi questo video per supportare questo canale. Se ti va, io ti aspetto ancora una volta in un prossimo video per un prossimo enigma.